Ciao, sono Chiara e sono una cuoca, non di professione ma per passione. Cucino per i miei figli piatti della tradizione ebraica e non. Per questo ho deciso di condividere con voi le ricette della mia famiglia. Nella mia cucina non ci sono regole, ma creatività, passione e divertimento! Cari amici, buongiorno, shalom a tutti, bentornati nella mia cucina Rosso Rimon. Oggi facciamo uno dei miei piatti preferiti per due motivi. Primo perché è un piatto unico, io adoro i piatti unici perché ce l'avevamo velocemente, e poi perché è un piatto di Shabbat, è la corona di riso con melanzane e polpettine. Essendo un piatto di Shabbat, come ben immaginerete, il giorno dopo è più buono. È leggermente laborioso perché ci sono diverse preparazioni da fare, ma è molto semplice, quindi se è vero che è un po' lungo da fare, è nella sua semplicità è un piatto veramente gustoso, ottimo, anzi bisogna assolutamente mangiarlo il giorno dopo. E quindi andiamo ora a vedere gli ingredienti per la corona di riso con melanzane e polpettine. Per questo piatto occorrono 250 g di riso ribeo arborio, quello per risotti, che andrà bollito e poi andrà condito con un sugo fatto con olio, mezza cipolla tritata, un po' di salsa di pomodoro e sale. Per le polpettine 300 g di macinato di manzo, una fetta di pane ammollata nell'acqua o nel brodo, sale, pepe, noce moscata, cannella, un tuorlo d'uovo, solo il tuorlo, e un po' di prezzemolo. Due melanzane, di cui una l'abbiamo affettata a fette di mezzo centimetro e l'abbiamo messa a buttare l'acqua con un po' di sale fino. L'altra melanzana invece l'abbiamo fatta a cubetti, abbiamo fatto la stessa cosa, e queste due melanzane andranno fritte in olio di semi di arachide, almeno io le frigo in olio di semi di arachide, e questo pasticcio quando sarà pronto andrà cosparso con un po' di pane grattugiato per dargli un po' di crosticina dorata. Cari amici, io e Benny siamo lieti di annunciarvi che è successa una cosa meravigliosa, è tornato il grembiule Rosso Rimon con una sorpresa fatta dai miei figli, che non è più un semplice grembiule Rosso Rimon, ma il logo di Rosso Rimon, e quindi dopo averlo cercato per tutta casa e aver messo sotto sopra tutta la casa, per Hanukkah finalmente questo è stato il regalo delle mie figlie e i miei figli. E adesso si comincia a cucinare, si fa sul serio e mi metto il mio grembiule, nuovo grembiule Rosso Rimon. Allora, in questa pentola ho messo un paio di litri d'acqua a bollire per il riso, mentre invece in quest'altra pentola che ora accendo farò il sugo che servirà sia per condire il riso sia per condirci per cuocerci le polpettine e ripassarci le melanzane. Quindi accendo il fuoco. Olio, una cipolla intera tritata, io ne metto solo mezza, perché mezza, un po' più di mezza, via, 3/4, perché un po' mi servirà per farci le polpette. Senza farla rosolare, perché questo è un sugo che non necessita di soffritto, ci butto una confezione intera di salsa di pomodoro, sono circa 750 grammi. Questa semplicissima salsa di pomodoro la condisco solo con sale e nient'altro. Sale un po' mettetene, perché la salsa di pomodoro, questa qui specialmente, è abbastanza dolce. E lo lasciamo andare finché non è ritirato al punto giusto, perché sia una salsa per condirci un riso. Adesso cominciamo a fare le polpettine, che sono polpettine normali, insomma, sono un po' più speziate delle polpette che voi conoscete, ma la vera caratteristica di queste polpette è che devono essere molto 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 piccole. A 300 g di carne macinata aggiungo un po' del pane che ho messo ad ammollare, strizzato molto bene. Io ho messo 2 fette ma sono troppe, ne metto una sola. Aggiungo poi tutto il prezzemolo, la cipolla tritata, condisco con sale, pepe, noce moscata, abbondante, ci sta benissimo. E so che penserete che sia una cosa strana, ma io ci metto anche la cannella, non quanto la noce moscata, la cannella è un po' troppo dolce, se no. Il rosso dell'uovo. E poi le polpette c'è solo un modo per farle, con le mani. Vanno impastate, impastate finché non sentite che la grana diventa, sotto le mani, diventa abbastanza omogenea.
facciamo le polpettine che come vedrete saranno veramente piccole, e perché le mani non mi si attaccano io ci metto un po' di olio e prendiamo le polpettine. Vi faccio vedere quanto piccole devono essere, vi assicuro molto piccole. Eccole, le passiamo nella farina perché il sugo diventi più denso, più gustoso, e se Benny mi vuole aiutare passi le polpettine nella farina e le appoggi su questo vassoio. Il pomodoro è pronto, ha cotto 10 minuti, tanto non serve di più. Adesso metà di questo sugo di pomodoro lo metto in questa padella e ci cuocio dentro le polpettine. Lo allungherò con un po' di acqua perché sennò le polpette non cuociono. Ecco, pomodoro, allunghiamo con un po' di acqua e appena ritorna ad ebollizione ci buttiamo le polpettine. Nel frattempo qui ho buttato il riso che sta cuocendo. Il riso deve cuocere 10-12 minuti, non di più, non i 18 minuti normali, perché dopo deve essere ripassato in forno, quindi lo toglierete che è metà crudo, ma così deve essere. Tra 5 minuti togliamo anche questo. Il pomodoro ha ripreso il bollore, adesso ci butto le polpettine, vedete, infarinate. Bisogna aspettare che spicchi il bollore, perché se il pomodoro non fosse bollente si scioglierebbero le polpette. Non toccatele più finché non sono cotte, non le girate, se no vi si rompono, e ci vorrà almeno un quarto d'ora. Quindi per un quarto d'ora fate conto che non esistano, lasciatele in pace. E se proprio non resistete, muovetele così e basta. L'ingrediente segreto di Rosso Rimon, la testa di Benny. Mentre le polpettine stanno cuocendo, mancano solo 5 minuti, adesso friggiamo le melanzane in non abbondante ma abbondantissimo olio. L'olio è molto caldo, deve essere caldissimo. Adesso butto le melanzane, non tante insieme perché sennò si abbassa troppo la temperatura dell'olio, e le asciugo prima perché se sono bagnate schizzano molto, quindi le asciugo molto bene. Quando sono asciutte le butto. Se mi doveste chiedere se questo piatto si può fare con le melanzane non fritte, vi direi sì e no, perché le melanzane si possono fare anche grigliate, ma hanno un sapore totalmente diverso. Quindi per me vanno fatte fritte, però se non le volete far fritte fatele grigliate, ma non viene la stessa cosa. Gli ingredienti sono pronti, sono cotti, ho cotto le melanzane. Cominciamo a montare la ciambella di riso e melanzane. La prima cosa che dobbiamo fare è unire le melanzane a tocchetti con le polpettine. Come vedete io non ho imburrato e non ho passato il pangrattato su questo stampo, perché lo stampo andrà rivestito con le melanzane che sono già abbastanza oliate. Quindi, vedete? E adesso che l'abbiamo completamente rivestita ci mettiamo il riso. Mentre lo riempite schiacciatelo perché il riso deve essere molto pressato. Lo stampo è pieno di riso, lo presso ancora e lo ricopro con le melanzane che erano rimaste fuori, vedete, così. A questo punto se volete potete metterci un po' di pangrattato per dargli un po' di crosticina, ma ricordatevi sempre che poi questa ciambella va rovesciata, quindi la crosticina rimarrebbe sotto, quindi se lo volete un po' di pangrattato, vi piace il sotto un po' abbrustolito, mettetelo, se no no, io non lo metto. E adesso andiamo in forno 20 minuti a 180, forno preriscaldato, ventilato, e andiamo a cuocere la nostra ciambella. A dopo. Cari amici, siamo arrivati all'impiattamento, è tutto pronto, la nostra corona di riso è cotta. Abbiamo preso un bel vassoio e dobbiamo rovesciare la corona di riso. Vediamo se
qui, il buco centrale e la parte intorno sono quelle che ospiteranno le nostre polpettine con le melanzane. Quindi riempire tutto questo buco, anzi quasi quasi le metto solo nel mezzo, non ce le metto proprio dalle parti, riempio. Ecco qua. Cari amici, anche la ricetta di oggi è pronta, sono sicura che se la proverete sarà uno Shabbat bellissimo, buonissimo, un profumo eccezionale. Anche oggi io vi saluto, vi invito a provare questa ricetta buonissima e soprattutto, come sempre, Rosso Rimon vi augura Bete Avon. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al canale, ma soprattutto condividete. Bete Avon!